Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi insieme a noi. Come avete trascorso la settimana? La nostra inizia così, mio marito è ancora in ferie e godiamo ancora di tanto tempo insieme. Ferie si fa per dire perché in questi giorni mio marito si è dedicato a pulire il giardino dall'erba alta. Ed io in questi giorni l'ho aiutato ben poco perché sono ancora tanto impegnata, come sapete, con il cucito vittoriano. E così, care amiche, domenica è sempre domenica e oggi preparo insieme a voi delle lasagne fatte in casa al ragù di carne. Oggi preparo la pasta per le lasagne verdi agli spinaci. Sono da tanto che non le preparo e oggi avevo il desiderio di prepararle nuovamente. E così per prima cosa ho messo a cuocere una manciata di spinaci con un pizzico di sale e per far più veloce li ho messi dopo cotti a raffreddare sotto il getto dell'acqua fredda. Una volta strizzati per benino, li ho messi dentro il boccale del mio frullatore e ho aggiunto 3 uova. Adoro l'atmosfera che crea una candela accesa mentre cucino. Ho azionato il frullatore fino a far diventare una crema il composto di spinaci e uova che adesso andrò ad amalgamare alla farina. Diavolo, ti fai male? Dai, è andato via. Togli. E allora andiamo ad aprire anche la tenda. Amo queste giornate in questo periodo dell'anno dove iniziamo ad avere le porte aperte e ascoltare in sottofondo il canto degli uccellini. Togli di getto? E domenica è sempre domenica e il profumo che emana la cucina è sempre differente dagli altri giorni, con il profumo di carne al forno, col profumo di sugo che cuoce lento. Aggiungo al composto di spinaci e uova 370 g di farina.
che inizio a lavorare e lascerò riposare per almeno mezz'ora. Ma adesso iniziamo a preparare il ragù di carne. Ho iniziato a mettere sul fondo di un tegame un po' d'olio d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aggiungo anche le verdure tritate di carota, sedano e cipolla. Oggi utilizzo quelle che ho conservate nel congelatore e ogni volta che mi avanza questo trito di verdure le conservo perché non si butta via mai nulla. E così ne avevo già un bel po' e oggi le utilizziamo. Subito dopo ho buttato mezzo chilo di macinato misto e ho continuato a soffriggere tutto. E successivamente ho versato 1 litro di passata di pomodoro. Ho aggiustato di sale e infine per ultimo ho aggiunto il basilico.
Adesso iniziamo a lavorare la pasta con la nostra sfogliatrice. Inizio con la prima lavorazione con delle sfoglie più spesse fino ad ottenerle sottili per fare le nostre lasagne. Ma adesso prepariamo anche un po' di besciamella. Io sto utilizzando 20 g di burro, 30 g di farina e 250 ml di latte. Aggiungo un po' di sale, un pizzico di noce moscata e anche un pizzico di pepe nero. Una volta che si è addensata, io di solito la butto dentro il ragù. Ma ecco qua che iniziamo a comporre le nostre lasagne con tanto ragù, con queste sfoglie buonissime e tanto parmigiano.
Nel frattempo anche la carne in forno è pronta e mettiamo da parte. E vista la bellissima giornata, oggi approfittiamo per pranzare fuori in veranda nel nostro loggiato. Il profumo che emana la cucina la domenica fa tanto casa, fa tanto festa e fa tanto amore, ma soprattutto fa tanto pigiama. E così nel pomeriggio ho iniziato a preparare delle roselline con del nastro in raso per aggiungerle a quelle che ho acquistato pronte. Ho trovato una colorazione che si abbina tantissimo a queste che ho e mi piace veramente tanto. Come sapete, queste rose andranno a decorare il mio abito vittoriano e sto pensando, o meglio, mi piace l'idea che siano concentrate su una zona unica dell'abito, come sulla gonna davanti e dietro. L'idea di averle sparse in tutto l'abito non mi fa impazzire, ma adesso vedremo come si evolverà nel mentre che inizierò a decorare l'abito.
Così voglio aggiungere anche tante di queste roselline, perché mi piacerebbe davvero l'idea che ci fosse in alcune, soprattutto nella gonna, una cascata di fiori. Questo è un pensiero che ho fin dall'inizio, ma adesso voglio mostrarvi come realizzo queste roselline in raso. Sono davvero molto semplici da preparare. In ogni giro metto 2 punti in modo tale che non si sciolga la rosellina. Questo metodo per realizzare queste roselline in tessuto lo conosco da tanti anni e ho fatto veramente tante cose. Adesso non ricordo, però l'ho utilizzato per fare anche di altri lavori. In occasione adesso per questa decorazione dell'abito sono veramente molto utili. Dimenticavo, ecco, oltre alla cascata di fiori ho intenzione ovviamente di metterne anche tanto nel cappello. Ma ecco qua la rosellina, guardate che carina. Anche con questo bordatura in pizzo, con queste roselline applicate e anche questa decorazione, credo che esca veramente un qualcosa di meraviglioso. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piace questa idea che ho in mente di realizzare. Ma adesso, cari amiche, come vi ho promesso settimana scorsa, sono arrivate le calze e farò insieme a voi la prova della biancheria che usavano a fine 800. Come ho raccontato in altri video, a fine 800 le crinoline con i cerchi non si usavano già più, erano già passate di moda, perciò si portava sempre il corsetto per modellare il busto a clessidra e sostenere il petto, assottigliare la vita era un elemento essenziale della silhouette vittoriana ed edoardiana. E invece i mutandoni, che spesso presentavano un'apertura nel cavallo per facilitare i bisogni fisiologici, sotto gli strati di gonne e sottane. In questi giorni ho lavorato con l'abito di mio marito, ho rimesso a posto questa giacca che abbiamo acquistato pronta, ho cambiato le decorazioni, i bottoni, queste decorazioni in dorato, le tasche, insomma, l'ho rimessa a posto, anzi l'ho rimessa nuovamente in taglio perché comunque era veramente tanto difettosa, ma come si dice, apriamo e chiudiamo una parentesi. L'importante è che io gli abbia dato il risultato che
sta iniziando ad avere, che a me piace tanto, ecco. Adesso vi mostrerò anche lo stivaletto che indosserò. Metto una parentesi: la cerniera purtroppo non ho visto che aveva la cerniera, perché all'epoca non esistevano le cerniere, ma soltanto gli stivaletti con i lacci. Gli altri che avevo, i primi che avevo acquistato tanto tempo fa, purtroppo si sono rotti, e adesso ho trovato questo modello, ma va bene lo stesso. Diciamo che dà sempre l'effetto vittoriano. Nel mentre ho indossato le calze, il mutandone e la sottovestina. Mettevano prima le scarpe prima di indossare il corsetto, perché con i corsetti così rigidi facevano fatica a potersi piegare per indossare le scarpe. Ma adesso indossiamo il corsetto. Il corsetto che usavano a fine 800 era fatto di un tessuto resistente agli strappi. Si usavano anche dei tessuti di lusso come la setta, il raso o il broccato. Le stecche erano fatte di ossa di balena o in acciaio per una struttura più rigida, e avevano il reggicalze incorporato ed erano rinforzati in metallo per sopportare la forte tensione dei lacci di cotone o di setta. Ma adesso non fa caso alla silhouette delle mie gambe. Compravano delle calze bianche che agganciavano al di sotto dei mutandoni. E questa è la prima parte. Adesso andremo ad indossare la prima sottogonna. Come ho raccontato in altri video, per realizzare la biancheria dell'epoca ho utilizzato delle lenzuola in cotone che non usavo più, sfruttando al meglio questo bellissimo pizzo che vedete. Usavano appunto anche dei materiali di cotone, che era il più comune, il più usato. Sotto la gonna o anche sopra usavano il sellino, o anche detto in francese tournure, scusate la pronuncia, e questo serviva anche come estetica per accentuare la curva del fondoschiena e far apparire la vita più sottile, o reggeva anche la gonna dai tessuti pesanti invernali, evitando così che la gonna si afflosciasse. Ma ecco qua indossato questo sellino, si può indossare sopra la sottogonna o anche sotto. Spero che questo piccolo spazio dedicato alla biancheria dell'epoca vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E anche oggi da casetta è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, grazie di cuore per tutti i commenti che riceviamo ogni volta, grazie davvero. E voglio ringraziare anche in particolar modo un commento che ho ricevuto che mi ha fatto emozionare, che non ho più trovato nella sezione dei commenti, e vorrei ringraziare tanto Claudia perché mi ha fatto emozionare. Forse è la prima volta che commentava sui miei video. E oramai, care amiche, quando leggo i commenti vi conosco quasi tutte per nome, perché oramai commentate spesso, commentate
ogni video e vi sono veramente grata per tutte le cose che mi scrivete. E ci tengo a precisare che per me questa community è veramente speciale, siete tutte speciali e vi adoro veramente tantissimo. Grazie ancora dal profondo del cuore. A venerdì prossimo allora, ciao ciao a tutte!